I prossimi risultati è uno studio che ci insegna anche la complessità logistica della ricerca sul cambiamento climatico. Sono tanti gli scienziati impegnati in questi studi, anche in luoghi piuttosto remoti. Noi abbiamo incontrato un premio Nobel, Terry Callaghan, che nel 2011 ha creato Interact, un progetto finanziato dalla Comunità Europea che si occupa proprio di fornire sostegno a questi ricercatori. Ascoltiamolo al microfono di Camilla Nata. Interact is a network of research stations. Interact è una rete di stazioni di ricerca, ma è anche un network di amici. Lavoriamo insieme per aiutarci l'un l'altro. Avevamo 96 basi di ricerca nell'Artico prima della guerra in Ucraina. Ora ne abbiamo perse 21 in Russia. Noi siamo unici perché, a differenza di tanti ricercatori, non lavoriamo per accrescere il curriculum o per le pubblicazioni scientifiche. Il nostro scopo è aiutare i migliori scienziati del mondo a fare bene il loro lavoro, in sicurezza anche in un ambiente ostile. Ci aiutiamo e condividiamo i fondi, cosa rara nella comunità scientifica. Which is very unusual in our scientific community. E sulle tracce di questi ricercatori che operano nell'Artico è andato un attore, Giorgio Lupano, un'esperienza che è confluita anche in una docuserie che è disponibile su Rai Play, che è andata in onda anche nei giorni scorsi su Rai Scuola. E allora, buonasera a Giorgio Lupano. Buonasera a voi. Allora, sono 7 episodi di questa docuserie. Che cosa racconta esattamente? Racconta esattamente quello che c'è dietro i dati che ci vengono costantemente forniti su quello che è il cambiamento climatico e il riscaldamento globale, cioè le persone che stanno dietro la ricerca. A un certo punto ci è venuta la curiosità di andare a capire chi fossero questi scienziati, questi ricercatori che passano gran parte del loro tempo in un ambiente ostile come quello artico, a studiare, a ricercare e a elaborare dati mettendo insieme quello che viene scoperto e trovato in tutte queste stazioni che compongono questa rete di stazioni artiche che è Interact. E quindi siamo partiti con un gruppo di amici, grazie anche all'interessamento di Terry Callaghan che ha approvato il nostro progetto. Siamo partiti e siamo andati a incontrarli, a conoscerli, a capire dove lavorano, che cosa fanno e quali sono i risultati che ci possono aiutare ad affrontare quello che ci aspetta negli anni a venire. La docuserie si intitola Northwards, verso nord. Io le voglio chiedere qual è stato un incontro, un volto, una frase che l'ha colpita particolarmente in questo lungo viaggio. Beh, sicuramente incontrare Terry Callaghan è stata un'esperienza, è un uomo di grande carisma, ha passato gran parte della sua vita nell'Artico, lo conosce quasi tutto, ha mediato tra le comunità indigene locali e gli scienziati, i ricercatori che arrivavano da ogni parte del mondo a condurre lì le loro ricerche. È, come avete detto voi, un premio Nobel, ma è anche un divulgatore, è uno scrittore, è una persona che quando parla dà peso alle parole, tutto quello che dice è basato su prove, evidenze scientifiche, e quindi una persona di grande carisma. E poi in uno di questi incontri ho incontrato un rappresentante delle comunità indigene locali, dei Sami, si chiama Niklas Labba, e con lui abbiamo parlato di come le comunità appunto indigene che vivono all'Artico da secoli abbiano lavorato insieme agli scienziati per mettere insieme due tipi di conoscenza, quella scientifica e quella invece della conoscenza vera del territorio che hanno magari gli allevatori di renne o i pastori, e come questi due tipi di conoscenza portino alle stesse conclusioni. È stato bello vedere come le persone riescano a collaborare quando c'è la volontà di unire le forze, no? Per uno scopo comune, come in questo caso appunto indigeni, chiamiamoli così, e ricercatori. Ma che cosa le hanno detto questi scienziati in sintesi? Che dobbiamo prepararci a cambiare. Alla fine di ogni incontro, in ognuna di queste 7 puntate, di questi 7 episodi, io incontro una persona che lavora in Interact, una diversa competenza, e parlo con loro, chiedo a loro le domande che farebbe l'uomo comune, cioè come lavorate qui, che cosa state cercando, in che cosa consiste il tuo lavoro, e alla fine a tutti quanti chiedevo che cosa ci aspetta nel futuro, e la maggior parte di loro mi ha risposto un cambiamento. Grazie a Giorgio Lupano. Insomma, non ci dà grande speranza questa conclusione, però insomma, dobbiamo imparare ad adattarci, già imparare ad adattarci. Grazie per il suo contributo, professoressa Pasquero. La voce